Ehi Pietrolino, lo sai che stasera ci vengono a trovare degli amici dalla lontana California e secondo te come li accogliamo? Con una buona cenetta e una bellissima festa. E allora andiamo a cucinare! Vi piacerà il video? Andiamo! Andiamo! Ed eccomi pronto qui davanti al mio padellone danzante per onorare i miei ospiti canadesi che sono qui davanti a me e vado a preparare qualcosina come al solito di semplice ma buono. Allora ho messo un bel giro di olio extravergine di oliva e vado ad aggiungere 2 bei spicchi di aglio che ho precedentemente schiacciato, così poi andrò a rimuoverli quando avranno già rilasciato tutto il sapore e saranno ben dorati. Intanto ho acceso la fiamma sotto il padellone e aspetto qualche attimo prima poi di calare un bel quantitativo di porcini testa nera che lascio soffriggere sempre nell'olio insieme all'aglio e poi vado ad aggiungere anche dei capperi che ho in precedenza dissalato e poi un bel po' di olive nere, vedete queste qua belle saporite. Non aggiungerò per il momento il sale perché come potete ben immaginare ci sono questi ingredienti qua, sia i capperi che le olive stesse e poi il tonno che aggiungerò tra un po', che hanno già la loro sapidità, per cui poi assaggerò, se sarà necessario aggiungerò anche un po' di sale. Nel frattempo ho aggiunto anche le olive nere e lascio insaporire tutto insieme. Se a qualcuno potrà sembrare un po' strana l'accoppiata porcini con tonno, prima di giudicare vi consiglio di provare ad assaggiare questa insolita coppia e poi mi farete sapere. Adesso è il momento di aggiungere il tonno. Io ho scelto dei bei trancetti di tonno che ho precedentemente tolto dall'olio e poi vado ad aggiungerli al restante. Anche questo tonno lo lascio insaporire per bene nell'olio insieme a tutti gli altri ingredienti e quando sarà il momento giusto, ossia tra qualche minuto, passerò con l'aggiunta del pomodoro. Ora, il pomodoro si può aggiungere o il pomodorino fresco, vanno bene dei pachino oppure dei datterini, però io in questo caso preferisco aggiungere un po' di passata e qualche pomodoro pelato. Intanto vado a rimuovere gli spicchi d'aglio che ormai non servono più, hanno fatto quello che dovevano fare, e aggiungo parte della passata e un po' di pelati, come vi dicevo, perché così è una salsa bella densa, bella colorita, saporita e va benissimo. Nel frattempo i miei ospiti mi guardano con attenzione, incuriositi, ma soprattutto il profumo che c'è nella stanza ha riempito davvero le narici e l'attesa diventa sempre più faticosa, però non appena sarà pronto un bel piattone a valanga ciascuno, non glielo caccia nessuno. Vado a schiacciare i pelati che ci sono rimasti interi e poi diciamo che ci siamo quasi. Non è un sugo che ha bisogno di cotture lunghe certamente, e la pasta che ho fatto io fresca l'andrò a cuocere direttamente nel mio padellone danzante. Questo padellone pensate che accoglie fino a più di 4 kg di pasta, per cui si può fare pasta per oltre 40 persone. Io stasera andrò a fare un 2 kg di pasta che ho già preparato qualche ora fa fresca, per cui il tempo di cottura sarà anche abbastanza breve. È il momento di un'altra aggiunta che aumenterà ancora di più il profumo, è il momento del basilico fresco che vado a spezzettare a mano e vado a tuffare in questo meraviglioso sughetto. E nel frattempo che tutti insieme aspettiamo la cottura della pasta, se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di iscriverti al canale qui su YouTube, cliccando anche sulla campanellina per essere avvisato su tutti i nuovi video che usciranno. Invece, se stai guardando il video dalla nostra pagina Facebook, mi raccomando, metti un mi piace e condividi il video, così anche i tuoi amici potranno vederlo. Se invece
invece vi trovate dalle parti di Marcellina in provincia di Cosenza, potete venire a trovarmi direttamente nel nostro negozio Sfizi di Calabria. Bene, ho aggiunto l'acqua già calda che servirà appunto per la cottura della pasta, adesso la porto ancora un po' a temperatura e poi finalmente posso calare i 2 kg. Eccola qua, pronta, bella. Questa è una pasta, come vi dicevo, che ho fatto prima direttamente con la mia trafilatrice al bronzo, così è una pasta che assorbe bene tutto questo bel sughetto ed ha un bellissimo sapore, anche perché ho utilizzato la nostra farina tipo 0 macinata a pietra e una parte di semola, un quarto di semola e 3/4 di farina tipo 0. Ok, vado a calare e poi finalmente tra un attimo ci siamo. Gli ospiti non resistono più, ci credo, alcuni sono arrivati proprio stamattina dalla California e stasera già si trovano davanti questo bel padellone pieno di bontà tutta calabrese. E guardate il video fino alla fine, perché vi faccio vedere, non è che la cena si ferma soltanto con questo umile piatto di pasta, ci saranno ancora altre portate che vi farò vedere. Allora, siccome la pasta non è stata essiccata, come vi stavo dicendo, basteranno 3 o 4 minuti e sarà completamente pronta per essere servita. Il profumo, purtroppo ancora non hanno inventato nulla che vi permette di farvelo sentire anche a distanza, ma credetemi sulla parola, è qualcosa di stupendo. Siamo alle battute finali, adesso una piccola spadellata, anche se è una cosa abbastanza complicata perché è pesantissima questa padellone danzante tutto in acciaio alimentare, e quando è pieno di pasta ci bisogna avere un bel polso e un po' di forza per farla spadellare. Diversamente invece, siccome è appesa, come vedete, si muove abbastanza agevolmente. Ovviamente io ci cucino di tutto, non solo pasta, faccio carne, riso, ci si può fare davvero di tutto, ci si può friggere ed è sempre uno spettacolo. Se qualcuno dovesse interessare, trovate il padellone disponibile sul nostro sito sfizidicalabria.com insieme a tutti i nostri prodotti tipici calabresi. Ultima spezzettata di basilico fresco prima di impiattare e finalmente tutto è pronto. Nel giro di mezz'oretta questo piatto lo fate e lo servite e sono sicuro che i vostri ospiti, o perché no anche voi stessi, perché i primi ad essere convinti e soddisfatti dobbiamo essere noi stessi, vedrete che vi piacerà tantissimo. Poi è molto molto profumato, il tonno e i porcini ci stanno davvero benissimo. Poi anche se avete magari del tonno fresco, ancora meglio, invece di metterlo all'inizio fate dei cubetti di tonno fresco e agli ultimi minuti lo aggiungete, perché quello non ha bisogno di troppa cottura, e vedrete che mangerete davvero un bellissimo piatto fresco e buono. E alle 20:30 iniziamo la cena con i nostri amici che vengono dalla lontana California. Chissà se un giorno riuscirò anch'io ad arrivare in California e magari mi porto il padellone e facciamo lì una bella padellata con tutti i nostri corregionali. Ecco qua il piatto finito e buon appetito! Buon appetito! Buon appetito, grazie. Grazie. Salute! E dopo l'am generale con tutti, proseguiamo con un bel ragù di carne mista di maiale e muscolo di vitello. Poi ci sono i peperoni fritti e a seguire, visto che di sera manteniamoci leggero, ci sono le melanzane ripiene con fonduta sopra di caciocavallo silano, melanzane che ha come ripieno la carne, parte stessa della melanzana, poi c'è uovo, aglio, tutto bella insaporita e morbida, e a seguire un bel tagliere di salumi con capocollo, soppressata, salsiccia e qualche pomodorino giallo decorativo. Non ci facciamo mancare nulla in Calabria, tutta roba semplice e tutta roba assolutamente genuina. E dopo tutte queste bontà ci rinfreschiamo la bocca con la classica pesca gialla nel vino,
che già avevo messo dal mattino a macerare nel profumatissimo vino di Verbicaro e poi l'ho messe in frigo così belle fresche. Adesso ce le mangiamo e ce le gustiamo in compagnia, perché in compagnia qualsiasi cosa è sempre più buona. E come dolce, un bel dolce con la nostra marmellata di ciliegia come fine pasto, perché poi ci sarà il bel digestivo, il liquore di cedro, e per digerire il tutto sapete cosa ci vuole? Ci vuole Pietro. Eh sì, ragazzi, ovvio che ci voglio io per divertire tutti. Comunque io li ho fatti ballare, li ho fatti cantare e ho cantato tutte le canzoni americane e italiane. Viva la Calabria, viva l'Italia e viva le serate in bella compagnia!